Abbiamo iniziato, ciao Monica. Ciao. Siamo qui per Francesco. Conto da 5 a 1 e iniziamo il viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Allora, lo vedo sotto forma di una carta dei tarocchi ed è appeso alla caviglia destra, Mhm, quindi con la gamba sinistra, il ginocchio piegato sinistro mhm. e le mani legate dietro, a testa in giù ovviamente, appeso a testa in giù. E già sento che fa fatica a respirare, no? Per via della posizione. Caviglia a sinistra, hai detto, no? Appeso alla caviglia destra, Estra. sì, Benissimo. Si dà l'autorizzazione? sì. Ok, dov'è la moglie? È sempre all'interno della carta, questa carta qui di questi tarocchi, no? Mhm, E vedo che in questo momento è come se si trovasse sullo sfondo. mhm. Cosa fa? Osserva? È In questo girata? momento lo osserva ed è come se fosse combattuta tra il volerlo sciogliere, slegarlo da queste corde e il volere che sia lui a farlo. Ok. Beh, per ora lo lascia libero, no? Sì, La moglie è la fiamma, no? ti dirò di più, che mentre loro parlavano, cioè parlava lui, no? Quando abbiamo ascoltato i suoi punti e la moglie stava al fianco, c'era proprio un'immagine ricorrente, Mhm. che è quella di bellissima, perché vedevo proprio il mare nelle sue profondità e dentro quella medusa immortale, quella che ha un continuo ciclo di rigenerazione, Ah, che quando diventa medusa adulta, invece che morire, diventa polipo, quindi regredisce e ricomincia il ciclo di vita. non lo conoscevo. È quella che viene definita eterna, medusa immortale. Va bene, questa carta ha dei colori predominanti. Mi fa vedere sia il verde che il rosso. C'è del Ok, giallo anche. ok. Vibrazione di Francesco, 27 miliardi. della moglie. 35. Consapevolezza di Francesco, 134%. della moglie. 180, 88. PS di Francesco, l'anima. 52. E quindi 48 lo spirito. Sì, Della moglie? uguale. Ottimo. Vite precedenti, parallele. Precedenti parallele. Francesco 2011. E la moglie? Vedo sti 8, 888. 888. Mm, Percentuale di cervello utilizzata. 10, Moglie? 11 e mezzo. Ok. In quante vite parallele si sono già incontrati? 7.
State insieme? Questa è la seconda. Ok. Nell'altra, quindi, nella prima, erano fiamme di che livello? Anzi, erano fiamme? Se È sì, di che stato, livello? praticamente non sono riusciti perché è stato un fidanzamento breve e poi tipo lui è morto in un incidente da ragazzo. E adesso sono fiamme di che livello? Da 1 a 5. Ti dirò di più. Allora, io vedo che è come se avessero saturato il livello 5 e se stessero andando verso quello che abbiamo visto essere il livello premium 6, no? Mhm. Mm. È come se fosse giunto quasi a saturazione il livello 5, quasi e completamente. Adesso. Sì. Ok, cinema. 2 figli maschi. Sì, entrambi, sì, certo. Madre. Anche se vedo un videogioco, aspetta. Li Allora, vedi come un video, fatti come un videogioco? no, che hanno portato un videogioco, uno solo in due però, eh. Boh, Mm. perché vogliono giocare e non guardare il film? No, perché è spento, in verità. Mm. E allora perché Come se lo portano? un compagno, Lo stacchiotto, tipo. esatto, un orsacchiotto moderno, esatto, sì, Vabbè, ovviamente c'è anche la moglie, immagino, no? assolutamente, certo. Dove? Vedo che per l'occasione è tipo vestita da sposa, perché è come se fosse una nuova promessa, un nuovo sodalizio, no? In primissima fila. Un nuovo matrimonio. Mm. Madre. Allora, io la vedo che è arrivata molto affannata con il ventaglio. Mm. È come se, non so come dirti, no? Sembra che lo usi il ventaglio perché Eh, ridacchia, no? Ok. perché non so come... Nero? Sì, No, è perché lo nero vedo nero con un po' di con una parte pizzi. di legno, sì, sì. Sì. Ed O è come solo se nero, fosse un eh? po' d'ansia, d'agitazione, ma un po' teatrale, ecco, è un po' accentuata questo stato d'animo che viene esternato. Beh, qual è lo stato d'animo? Adesso mi avete disturbato, devo venire? No, no, non so come spiegarti, un po' tragico. Cosa è successo? Come mai, no? Così, un po' sul tragico. Ok. Non è successo niente di tragico. Film della vita del figlio. Su questi schermi, biglietto gratuito. Guardando il film del figlio, come anche di chiunque altro, si imparano delle cose. Si viene nel cinema solo per se stessi, non per spiare, non per spettegolare, non per sbuffare, non per registrare, per imparare. So, la vedo un po' sudata, agitata. Mm. Però è in silenzio, è in ascolto, è pronta per l'ascolto. Mhm. E c'è un fratello, quindi chiamiamo anche suo fratello. Sì, non lo so perché c'è questo, non so, c'è della tristezza anche nel fratello, va bene. Sì, comunque c'è. Una tristezza per cosa? Per se stesso? Per la propria vita? Sì, la sensazione che le cose non sono esattamente andate come voleva. Mm. Vabbè. Subito, causa esoterica del respiro corto. Allora, dunque,
Mentre lui ce ne parlava, sono venute fuori diverse cose. Non riesco a dare una sola motivazione. La principale, io dico che è legata alla sua questione familiare, ed è dalla sua questione familiare che io vedo anche essere connesse, per esempio, le sue entità mentali e il suo progetto di vita. È come se fosse tutto quanto collegato. Vabbè, allora partiamo dall'inizio. Vediamo Mm, le entità eteriche e poi le mentali. mm. Allora, come entità eteriche c'è un lupo e poi c'è tipo un cavalluccio marino, però ha la testa di un drago. Mm. Eh, Mi viene da dire un ibrido, quindi, no? Rettile anfibio, questo Anfibio cavalluccio. o secondo universo? Indecisione ce l'ho, perché comunque il secondo universo mi si presenta in ogni caso, con un Mm. demone. Mm. Mhm. Vabbè, diciamo anfibio. E poi c'è un demone. Come si chiama il Sì, demone? Giucas. Ok, dove sta? Mi fa vedere tipo aggrappato dietro alle sue spalle, che si appende a lui con le proprie braccia al suo collo. Ok, e gli fa mancare il respiro. Sì, Con le mani. sì, con le braccia proprio anche, Mm. che gli si appoggia appoggiandosi qui, anche gola esterno. Poi? 2 DL. Che livello? Gli ETL, gli esseri di luce. Uno mi dice F13. Mm? L'altro G18. Entità mentali se ci sono. Non sono neanche particolarmente gravi questi F e G. I Eh, Z, gli X, gli Z sono più gravi, più giù, no? A, B, C, D, E, F, G sono così. Non sono mm, innocui, ma non sono così problematici. Come entità mentali c'è persuasione e cipolla. Allora, io direi che persuasione è 3 e cipolla è tra il 4 e il 5, dipende dalle circostanze. Persuasione. È sempre Quindi, stata 3? grosso modo sì, poi in alcuni momenti della sua vita magari poteva salire un po' di più. Eh, sì, in alcune circostanze, ma anche qua, in questa sua nuova fase di vita, sì, a volte si alza un po', però mediamente direi 3. Ok. In cosa consiste? È come se questa entità mentale lo portasse a dover convincere gli altri del proprio valore. Mhm. Portandolo quindi in una situazione anche di stress, perché si trova sempre nella condizione di dover persuadere gli altri che lui è capace, che è abile, che sa fare, che sa ricoprire quel ruolo, che è in grado di. Mhm. Cipolla. Mi fa vedere tutti gli strati da cui è costituita la cipolla,
e mi fa proprio vedere come lui ha accumulato nel corso del tempo, direi nel corso della vita, una serie di esperienze non risolte che si sono quindi stratificate, creando quasi delle incrostazioni in un certo senso, Mhm. quasi un accumulo, ecco, un accumulo eccessivo di cose. E però allo stesso tempo mi fa vedere l'aspetto della cipolla legata al pianto, legata a una sofferenza, un dolore profondo, silenziato. Va bene, idealmente tagliamola in orizzontale, la cipolla in piedi, tagliamola in orizzontale, vediamo gli anelli della cipolla, un po' come gli anelli di un albero. Dove è in corrispondenza del matrimonio di Francesco, com'è l'anello? Allora, mi fa vedere che io posso intendere la cipolla, tu me l'hai tagliata in due, ok? E Mm? allora mi fa vedere come una cipolla, non so come dirti, positiva, costruttiva, evolutiva. E l'altra metà della cipolla invece è costituita da quelli che sono le esperienze bloccanti, non evolutive. E Mhm. il matrimonio ovviamente me la mette nella parte sana, buona, bella della cipolla e me la mette Torniamo nel cuore. ancora un po' indietro, siccome io so, non so se lo sai anche tu, come si sono conosciuti. No, non so come si sono conosciuti. Ah, io quel giorno, Beh, indietro, 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 indietro. mm? Che lui è arrivato, lei l'ha visto, non aveva gli Simpatia. elementi di interesse perché era Esatto. fuori da tutti i suoi canoni, però ha detto Sì, quella macchina un inspiegabile. po' anni 80. Mm, sì. Sì, sì, istintivamente non c'era nessun criterio soddisfacente, diciamo, no? Mm. Eppure la scintilla ha prevalso, il Quindi riconoscersi ha prevalso, sì, la metà cipolla sì. sì, Ok. decisamente sì. Entità mentali sono queste due. Ci sono degli impianti. Mi fa vedere un primo impianto mentale che è una lastra con degli spuntoni. Mi fa pensare un po' tipo al dissuasore per i piccioni. Mm, mhm. È chiaramente è ribaltato e per cui gli spuntoni gli trafiggono la testa. Questo è l'impianto mentale. Come impianti eterici, occhi sopracciglia, un'unica cosa. Mhm. Mi dà, aspetta un attimo, perché mi fa il percorso così. Spalla destra, ginocchio sinistro e caviglia destra. Impianti eterici. Non ho capito le sopracciglia, anche le sopracciglia. Sì, perché mi vuole far vedere anche le sopracciglia. Mi fa vedere questo impianto, sì, che coinvolge l'occhio, ma che, non so, tipo, sai quando magari ti prende un po' la tensione, no? E non è che senti solo l'occhio inteso proprio come palpebra mobile, ma anche qua, no? Qua sopra, nella zona delle sopracciglia. Chi le ha messe questi impianti? Questo è il Chi li ha demon messi? adesso. Il demon. Il demone. Sì. Va bene. Chiamiamo i due disincarnati. La sorella nata morta ed il padre. Se qualcuno era già stato mandato nel portale aureo, torna di qua a parlarci. Mm. Allora, il padre che effettivamente
come se avesse, non so come dirti, premuto una specie di bottone, no? Per aprire la porta del portale aureo, no? Così mi ha fatto vedere, perché è proprio come se ci tenesse, no? Ehm, come un dialogo con il figlio, quel dialogo che invece non era stato possibile in vita, perché è intralciato dalla presenza materna. È come se mi trasmettesse. Dunque, allora, teniamo conto che essendo che lui è andato nel portale aureo, ha sicuramente rielaborato tutto questo, quello che è accaduto, ok? Però è come se in qualche modo facesse come uno sforzo involutivo per me, per spiegarmi delle cose, per dirmi tutto per me è stato superato e digerito. Però nel momento in cui ero in vita, di fatto mi sono fatta tipo mettere sotto scacco, ecco, dice così, no? Dalla regina, no? Mi usa questo termine così un po' degli scacchi, che io non so giocare, quindi non so, però mi dà questa roba qui, come se lui fosse stato messo un po' all'angolo e quindi di fatto è prevalsa la volontà e l'autorità della donna. Ah, della moglie. Sì, a scapito della sua, sì. E adesso cosa vuole dirgli? Ehm, Ovviamente lui ha una visione Già molto voluta. espansa, sì. Quindi è proprio, mi dice, tu sei qui per sciogliere questo contratto, lo stai facendo. Per me è già sciolto. Cioè io l'ho già visto, l'ho già compreso, sono già uscita da questo contratto, sono già uscito da questo gioco. Però è il momento che lo faccia anche tu. Va bene, questo padre che ormai è andato nel portale aureo così evoluto ci porta a eventuali vite parallele tra Francesco e lui, dove hanno iniziato questi accordi, così da capire di mettere la parola fine oggi a questi accordi. E qua vedo tipo due fratelli un po' in competizione e fra di loro per dimostrare, diciamo così, chi è il più valoroso, ma anche in un certo senso in competizione sull'affetto dei genitori. Mm. In quella vita i genitori sono qualcuno di particolare in questa? Non ci sono. Allora, in quella vita, Francesco e il papà sono i fratelli. Sì. E in quella vita i genitori di Francesco e il papà, che sono fratelli, ci sono in questa di Francesco. La madre attuale è una pretendente tipo del padre, che è il fratello in quella vita lì, Mm? e che però viene respinta perché lui aveva comunque così, un ampio ventaglio di possibilità. Quindi lei viene un po' tenuta così lì, tra parentesi, diciamo. Quindi in quella vita ci sono, però no, non vedo il fratello attuale in questa vita qua. Va bene. Facciamola questa domanda che ho già fatto più volte e la facciamo in maniera impropria al padre. Causa esoterica del respiro corto di suo figlio. Allora, mi fa vedere diversi luoghi, mi fa vedere, allora dunque,
perché mi mette il riflettore sul contratto, progetto, diciamo così, di questa vita, il nome del progetto di questa vita, Mhm. mi Qual fa è? vedere Hansel e Gretel, Mhm. mi fa vedere la casetta nel bosco di Hansel e Gretel e mi fa vedere come questa casetta del bosco è riprodotta in California. Mm. Mm. Allora, la favola era che loro cercano, aiutami che non mi ricordo più, quella, Loro vivono in questa famiglia in cui c'è il papà e la matrigna. Siccome mm, sono un po' in difficoltà economiche, la matrigna convince il padre ad abbandonarli nel bosco, ma il padre non vorrebbe in realtà abbandonarli. mhm, Mm. Loro vengono quindi poi successivamente abbandonati con una certa difficoltà da parte del padre, ok? Era più come la decisione della matrigna. Va bene, c'è la vicenda della strega cattiva, di fatto poi riescono a liberarsi e ritornare dal padre. mhm. Ma c'era una casa di Nel dolciumi, no? bosco, sì, esatto, di marzapane tipo erano. Mm. Questa casa qui, che era poi la trappola per, eh, per i bambini, ok? Per Perché poi venivano incastrarli. mangiati, sì, esatto. Questa casa qui è stata riprodotta in California. Tu puoi andare, visitarla o anche affittarla, tipo, no? Mm, ok. Mm? E mangiartela. Eh, non credo. Credo che sia così da affittare, però niente, è un po' stregata, è un po' all'insegna di quella fiaba lì, no? Quindi Quindi, proprio mi fa vedere come questa fase qui sua, in cui lui si è trasferito per lavoro, è proprio la fase di acutizzazione per arrivare alla risoluzione di questa parte della sua vita. Perché è come se, naturalmente non è che nel suo caso, nella sua vita, la fiaba di Hansel e Gretel sia stata applicata alla lettera, però di mhm, fatto è come se lui e il fratello si fossero sentiti abbandonati mhm, e avessero dovuto in qualche modo arrabattarsi, ok? Cercare da soli degli strumenti per cavarsela nella vita. mhm. Quindi la matrigna, questa mamma distante e che prende il comando, e il padre che non li vuole abbandonare subisce. Questo è il parallelismo Hansel e Gretel. Mm, sì. Ok, da quando si è trasferito all'estero, 4 anni e mezzo fa, Francesco, che non ha mai sofferto di fiato corto, inizia a non respirare bene in condizioni casuali, non c'è mai una linea. Al massimo si accentuano quando è lontano da casa, quando è lontano dai suoi figli e dalla fiamma, sua moglie. Questo mi aiuta a vederlo, suo padre. Mi fa vedere come la PS di Francesco abbia scelto di risolvere finalmente queste sua cipolla, diciamo così, queste sue stratificazioni che gli arrivano dal passato. E il modo che ha scelto è proprio stato questo, di andare lì, in quel paese, dove tra l'altro appunto è costruita questa casa qui di Hansel e Gretel, Mhm, affinché lui fosse quasi messo alle strette, anche mhm, attraverso proprio questo respiro che sembra quasi strozzarlo, no? Che non ha più il mhm, respiro, affinché lui risolva. Ok? Affinché lui riesca davvero a trasformare, a rielaborare tutto questo, perché raggiungendo dei livelli troppo alti, anche se lui non se ne rende conto. Ecco, ma come rielaborare? Cosa fare? Che è un campanello d'allarme come può essere l'attacco di panico, per dire svegliati, c'è un problema.
da parte della sua anima è chiaro ed evidente. Però questa cosa lo preoccupa anche. Mi fa vedere come se fossero le due parti della cipolla, le due famiglie in contrasto, e cioè nel momento in cui si allontana dalla sua famiglia che si è creato lui, quindi la moglie e i figli, è come se in qualche modo di nuovo venisse risucchiato da tutti quelli che erano anche gli stati d'animo che appartenevano a quell'altra parte di vita e quindi alla sua famiglia d'origine. Mm. È come se gli si riscatenassero un senso di insicurezza, di abbandono, di incertezza, di mancanza di appigli, di mancanza di punti di riferimento, di disamore. Mhm. Ma il E proprio fatto, quello a maggior ragione nel momento in cui si stacca invece dall'amore, dalla sua famiglia, viene proprio risucchiato come nel passato, in tutte le dinamiche del passato. Perché in fin dei conti il lavoro in generale gli rimette in circolo determinate, diciamo così, stress e insicurezze che lui senza rendersi conto in qualche modo collega anche a delle dinamiche del proprio passato. quindi che fare? Ricomporre questa cipolla, Come? risanarla, amalgamarla e farne una unica cipolla che può essere sana, non divisa a metà. Riconnettendosi con la sua la sua famiglia d'origine. Non necessariamente, cioè non necessariamente lo deve fare concretamente, praticamente, però è come se avesse bisogno di riappacificarsi dentro di sé con tutti questi elementi. Quindi riappacificare dentro di sé tutto quello che è avvenuto nel passato. E lui ha questa dinamica un po' come meccanismo di difesa di non volerci pensare, ok? Di Mhm. dire, boh, è passato, non lo considero più. In verità funziona proprio da stratificazione, ok? Mhm. Che è Si lì, è tutta accumula presente. Sì, il casino. sì. E quindi la cosa migliore è andare, perché vedi un'altra immagine che mi propone, lui mi fa vedere come se lui fosse un'ape, mi fa vedere un esagono che è una delle cellette dell'alveare. Mhm. Mi fa vedere che questa celletta è illuminata, Mhm. lui che entra e mano a mano diventa buio e mi fa percepire la necessità di illuminare l'intero alveare, partendo da quella celletta lì. E andiamo in quella celletta. In quell'episodio, dov'è? Quanti anni ha? Cosa succede? È la vita di Francesco. Adolescenza, 14 anni, 13, così. Che succede? Scapestrato viene fuori, scapestrato come parola. Un po' sballottato, eh, un ragazzo ribelle, però anche quel ribelle dovuto al... Allora, perché è un po' complicato da spiegare, come se ci fossero per lui dei binari, ma dei binari non legati all'amore, ok? Non la famiglia che dà dei binari per proteggere, per voler far crescere con amore i figli, ok? Mhm. Ma quasi più per dare una regola sociale e di eh, non sviluppo della personalità dei ragazzi. Infatti io vedo che loro con i loro figli stanno facendo l'esatto opposto. Vogliono proprio che i figli tirino fuori la loro essenza, la loro personalità, che non la soffochino. Quindi lui si adegua a un modello di ragazzo ribelle. È come se diventasse uno stereotipo quello del ragazzo ribelle, sì.
Mm. Non Perché lo c'è fa? una vera autenticità. Per farsi vedere Eh, dai genitori? Per fargliela pagare? È come se fosse una specie di copertura. Cioè lui sarebbe stato potenzialmente anche all'opposto, cioè estremamente sensibile e troppo vulnerabile, perché succede che se hai queste carenze affettive, è come se i tuoi coetanei se ne rendessero conto immediatamente e ti attaccano. Mm. Diventi proprio oggetto di ogni malefatta, no? Monica, vai di nuovo all'incontro tra lei e lui e descrivici lui senza tutto il costrutto, senza tutta l'armatura, quindi senza quella macchina, senza quei capelli, senza quella barba, senza quei vestiti, non nudo ovviamente, no, ma come essenza energetica. Chi è in quel momento Francesco? Mi fa vedere la sua macchina tipo una carrozza in verità, no? Anche mi riporta un po' a una fiaba. E mi fa vedere lui come se fosse una specie di scia azzurra. Azzurra e giallognola, diciamo così, no? Anche un po' fatata, ecco, proprio in armonia con la carrozza. E E mi lei? fa vedere lei che è questa stessa scia completamente gialla, perché è come se in lui ci fossero già queste striature gialle, ok? Perché lui è azzurrognolo, con le striature gialle e mi fa vedere lei giallina con le striature azzurre. Quindi lei è complementare a lui come luci e Sì, colori. sì. Ok, ma qui all'incontro chi è Francesco? Come lo vedi? Nel senso, mm, ha usato questa corazza, no? Senza corazza, adesso al di là dell'aspetto energetico, emozionalmente com'è? Ecco qua, al contrario, vedo proprio che fa come un sospiro di sollievo, lungo, profondo, come se riuscisse a respirare a pieni polmoni, come se avessi identificato la casa, eh, come se in tutti gli anni, diciamo così, della sua giovinezza non l'avesse avuta la casa e vedendo lei, vede in lei la casa e la loro casa del futuro, la loro famiglia. Come se si potesse, perché mi fa proprio vedere tipo come se si smascherasse, no? Si toglie la maschera, si toglie e attaccate alla maschera ci sono i capelli ed è come se sotto ci fosse l'autentico, ovvero Francesco, molto più pulito, molto più ordinato. È proprio come se dall'incontro fra loro due potesse finalmente realizzarsi, esprimersi il nuovo Francesco, anche se vedo che ci sono stati degli inizi burrascosi perché naturalmente no, c'erano giustamente insomma, le reciproche incrostazioni, no? Quindi vedo Mhm, degli anni un po' caldi, diciamo così, no? mhm. Ma molto, molto profondi, fin dall'inizio. Va bene, non vorrei dire la regione da cui provengono entrambi, però è una regione particolare, piena nei nostri lavori, nelle nostre sessioni, piena di entità mentali collettive belle, pesanti, belle radicate. Entrambi sono connessi a queste entità mentali collettive, se sì, quali? Mi fanno vedere tipo come la famiglia cubo, come se fosse che la famiglia deve essere tipo inquadrata, no? In determinate norme, ok? Anche a Mm? volte legate più all'apparenza che alla sostanza. A voler in un certo senso apparentemente far quadrare tutto, Mhm. però non me li dà più legati a questa entità Sono collettiva. staccati. Sì, sì. La madre? No, la madre è ancora legata. Il fratello?
in parte sì. I figli no. I figli di loro? No, no, no. No. No, Il padre disincarnato? no, 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 minimamente. Va bene, Portale Aureo, tutti i parenti di tutte le generazioni di Francesco e della moglie sono chiamati nuovamente. Rifarlo non nuoce, ce ne arrivano di meno, ma arrivano. I parenti vanno, dimmi solo quanti sono. Parenti, amici, chi vuole. Allora, è come se me li dividesse tra Italia e estero. Mm. Mm. Cioè, mi dà tipo 18 Italia e poi come se questo portale, non so, si fosse diffuso all'interno di una determinata vallata, zona così, non so, dice vallata, ehm, la luce, la consapevolezza che c'è un portale aureo e vedo che attrae altre persone che quindi vengono dall'estero. Va bene, tutti dentro. Sì, Il padre, ultimo messaggio. sei un grand'uomo, la tua famiglia è formidabile. Non dubitare di te né come padre né come lavoratore. Ok, non l'abbiamo mai fatto. Io vorrei un contatto tra l'anima di Francesco e questo disincarnato, un abbraccio, una stretta di mano, una pacca sulla spalla, un congedo. Praticamente Francesco ha un marchio sulla camicia ed è Sì? come quello che io vedo è che il padre entra da quel marchio, Mhm. perché io lo vedo incorporeo, non so come dirti, entra da quel marchio per passare sotto la camicia ed avvolgerlo, ed avvolgerlo nel petto e nelle spalle, come in un abbraccio energetico così. Incorporeo, perché non ha Sì, quasi più, non ha una forma. esatto. Va Ed bene, è forte, è molto caldo, è avvolgente. va bene, lo salutiamo. Resta come disincarnata la sorella, nata morta, mistero perché poi non si è capito più nulla e nessuno ne ha più parlato in famiglia, morta, allora, nata 3 anni prima di lui, morta piccola, ore, pochi giorni, 1, 2, 3 giorni massimo sembra. Ha vissuto poco. È presente come disincarnato? Mm, no. Si è già reincarnata? E dunque, intanto non c'era una PS, sai? Stavo per chiedertelo, non c'era la Mm, PS. no, Non è scesa l'anima, no, non ha no, voluto fare questa micro esperienza. no, no, qui no. Quindi l'anima non c'era, quindi vabbè, c'è una parte eterica che è ritornata, pezzo di pongo che è ritornato nella massa di pongo gigantesca, no? Mhm, Della esatto, massa. sì, sì. Quindi non c'è. Beh, motivo? Chiediamolo a Francesco perché si è regalato un'esperienza, anche se a posteriori, di questo tipo. Me lo riconduce a questa entità mentale cipolla, come a generare uno strato in più di sofferenza. Una sofferenza tra l'altro inspiegabile, senza nome, senza storia, perché di fatto non ha avuto nessun tipo di notizie, no? Di informazioni chiare riguardo a questa sorella. Quindi come ogni mistero rimane ancora appunto più doloroso. Mm. Non dobbiamo mandare nessuno nel portale aureo, quindi questa sorella non c'è come No, anima.
Così, quella parte eterica in che cosa si è riciclata? In tante altre cose? E allora, attualmente io non la vedo ancora collocata questa parte eterica, Mhm. perché è proprio come se la PS di Francesco avesse utilizzato, no, per la propria esperienza questa parte eterica per Mhm. poter creare anche questo tipo di stratificazione, di ossidazione quasi. Mi viene questa domanda che cioè, mi frulla nella testa da un po' di tempo. Se in totale, in quanti, come se si misurasse in chili, no? Avessimo 100 di totale nella creazione di PS e PE insieme, ok? 100 kg che sono un tot di PS e un tot di PE. Quanto vale la PS? Quanta c'è di PS, quindi è una percentuale, e quanta di conseguenza c'è di PE nel creato? 50-50, 10-90, 20-80. Allora, non c'è stata una costante, mi sembra di capire, di vedere nella storia, Adesso, ok? Ehm, Adesso io vedo 30-70, 30 PS. sì. Causa esoterica del gonfiore allo stomaco. Lì comunque c'è proprio allora, un accumulo di emozioni che vanno dalla paura e io vedo sia paura in un certo senso a volte di non essere all'altezza, sia lo stress. Quindi l'essere messo sotto pressione lavorativamente, ma non so perché mi viene anche essere messo sotto pressione dagli insegnanti o comunque dall'ambito scolastico, ok? Come se questo gli creasse una sorta di pressione. Ma dei E figli? come? Sì, 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 certo, Ah, sì, 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 ok. esatto, la scuola dei figli. Ehm, ehm, Questi fattori, che sono un po' più recenti, è come se si andassero a sommare a quelle che sono le sue emozioni antiche, Mhm. Sì, poi ci sono. di sofferenza e di stress, Mhm. che vedo proprio gli impediscono una corretta uscita dell'aria. È come se se ne accumulasse di aria. Cioè, tanto lui non riesce ad esternare le proprie emozioni e i propri vissuti più profondi, tanto l'aria non riesce a uscire completamente, ok? Mhm. Quindi la immette, ma non la riesce a far uscire completamente. Ok. Analizziamo il suo corpo emozionale. Vedo ansia. Mhm. Dove? Allora, mi fa vedere le sue emozioni tra l'ombelico e la testa. Mhm. Allora, l'ansia me la fa vedere sia nello stomaco che nel petto. Poi mi fa vedere come una tristezza antica, me la chiama così. La tristezza antica me la colloca più come ti avevo detto prima, come per l'impianto, occhi, sopracciglia. Mhm. Poi mi dà tipo una specie di ansia da prestazione, stress lavorativo, cosa del genere, e la vedo più collocata in questa parte, quasi come se andasse alle spalle, gli pesasse sulle spalle, no? I Mm. pensieri legati al lavoro, legati ai documenti per vivere in altri paesi, queste cose qui. Sì, anche se nel momento in cui parli di questa roba qui, che hai appena citato, mi ripropone di nuovo la immagine dell'appeso. Quindi mi fa vedere come questa caviglia
che è la caviglia destra, è stretta stretta e lui è a testa in giù. Cioè lui Quando resta appeso a un filo, lavorativamente parlando? Mm, No? come bloccato, in ansia, sottosopra, quindi non a suo agio, non che sente, capito, che le cose sono nell'ordine giusto. Mhm. E non con la piena libertà d'azione. Ecco. Poi? Ehm, Non so, mi dà questa sensazione un po' a volte di così, questo senso di inferiorità, di non sentirsi all'altezza, però appunto questo lo leggo molto a come l'hanno fatto sentire i genitori, un po' sbagliato. Mm, Come se non si fosse tolto via di dosso questa roba. Vabbè. Lui adesso le prende tutte queste emozioni dal suo corpo emozionale e le elimina. Sì, mi sta facendo proprio vedere, ehm, diciamo così, delle pietre sul petto e ogni pietra che toglie Mhm. vedo che il respiro riesce a essere un pochettino più lungo e più profondo. Le toglie, vedo una dopo l'altra e non è facile, perché è come se mi fa vedere che queste pietre sono diventate un tutt'uno con la sua carne, con i suoi organi. Infatti le vedo anche un po', come dirti, imbrattati di liquidi, di sangue, Mhm. perché erano proprio parte di sé. Dove le mette? Per ora li ha messi qui da parte e vedo che praticamente ogni pietra che toglie, la moglie la prende in mano e l'appoggia. Lui passa la pietra che toglie dal suo petto, la passa nelle mani della moglie e la moglie Perché? l'appoggia lì accanto. Perché è un processo che lui ha bisogno di fare con lei, loro sono fiamme e il percorso delle fiamme è un percorso evolutivo, in alcuni momenti ovviamente di sofferenza, no? Di rielaborazione della sofferenza, di trasformazione della sofferenza. Cioè loro lo sanno bene, questo. Cioè loro stanno sfruttando questa situazione che magari per molti potrebbe essere una situazione negativa in cui crogiolarsi, la stanno proprio utilizzando per evolvere, la stanno facendo insieme. Lei gli sta proprio accanto, Va bene. passaggio dopo passaggio. Va bene. Lei e Francesco non sanno di una sessione che abbiamo fatto da poco, che abbiamo fatto proprio insieme, tu ed io, Monica. Facciamo creare a entrambi questo ad eternum fiamma. Li portiamo indietro nel tempo a vedere, anzi probabilmente l'hanno creato in quella sessione, quello che hanno creato tutte le fiamme. In quella sessione abbiamo chiamato quelle che si sono incontrate grazie al nostro lavoro. Poi siamo anche andati un po' avanti, abbiamo preso tutte le fiamme preesistenti, 7 milioni e 800 mila in tutto il mondo. E vediamo se queste pietre vengono fuse dentro quell'ad eternum lì. Mi fa vedere come se il loro momento dell'incontro fosse in un qualche modo adesso. Mi fa vedere la simultaneità del tempo. Quindi mi riportano al momento di questo incontro un po' strambo, me lo Mhm. definiscono, ehm, come se potesse essere anche adesso,
Cioè la potenza che si è scatenata in quello loro incontro, Mm. si sta realizzando anche adesso, ed è come se in quel momento loro già avessero iniziato a realizzare a loro insaputa questo ad eternum a forma di infinito, ma non completo ancora. Quindi vedo che c'è una parte sotto, ok, come a creare la parte circolare sotto dell'infinito, in parte anche la parte superiore, ma poi manca, diciamo così, la chiusura, no, dell'infinito. Mhm. Però avevano già iniziato il loro incontro e me lo portano qui adesso, facendomi capire che cioè, la verità del tempo è che non esiste, che tutto accade in un istante, nello stesso Mhm. istante. Ma lo creano questo costrutto energetico? Sì, lo vanno a completare. Quello che avevano iniziato a creare nel momento del loro incontro, adesso loro sono in grado di completarlo. Ok, Quindi sono in grado di creare l'ad eternum, fiamma per intero. va bene. Allora ne creano uno intero e lo mettono insieme, guida però Francesco, nel cluster di Francesco. Ci sono anche i figli presenti adesso. Ok. È sottinteso che i contratti che trova lì li elimina, ma un ad eternum di questo tipo penso che non spazi via tutto. Mm, è proprio così. Ha una tale intensità, una tale forza, una tale energia, che non deve neanche compiere quell'atto di metterli dentro al portale definitivo. Non so come spiegarti. Anche qui è come se fosse istantaneo. Mhm, All'istante, quando viene creato questo ad eternum, viene anche creata l'eliminazione dei contratti. mhm. Idem nell'avatar, nei 5 corpi di Francesco, fisico, anzi emozionale, fisico, subliminale, eterico, mentale. 7 ad eternum fiamma contemporaneamente messe in questi 7 posti. Copia di quello che hanno creato nell'incontro. E poi me ne fa vedere uno complessivo che ha l'origine del segno dell'infinito nella zona, diciamo così, dello stomaco, Mhm, diaframma, dove lui percepisce il gonfiore. mhm. L'infinito orizzontale o verticale? Oddio, dipende da come lo guardiamo, nel senso che se lo guardiamo che l'origine è qui al centro, diciamo così, zona stomaco, abbiamo le altre due parti circolari, una per il busto e una parte circolare per la parte inferiore del corpo. Quindi Un 8. sì, sì, sì. Va bene. Ci sono ancora lupo, cavalluccio drago, cavalluccio marino drago, demone Giucas, 2 DL. No, non ci sono più. Persuasione e cipolla. No, le ha decisamente trasformate. In cosa? E vedo proprio un'esplosione di entusiasmo, di liberazione, Gli di impianti. leggerezza. No, non ci sono più. Ansel e Gretel, il progetto. No, mi fa vedere che l'ha incenerito. E il mentale che lo riporta alla vita che ha condotto con il fratello, come nella fiaba di Ansel e Gretel. È come se lui fosse un osservatore al di sopra di tutto questo, riuscisse a guardare in maniera neutrale ogni cosa. E questo io penso che sia un'enorme conquista.
mi fa vedere lui proprio su un'altura, su una cima, che riesce a guardare con distacco e con tranquillità tutto questo. Zen. Si potrebbe proprio dire così, perché vedo proprio che fa dei respiri lunghi, profondi mentre guarda. Non c'è più nessun affanno. Ok, la madre cosa fa nel cinema? Ha messo giù il ventaglio. Messo giù il ventaglio. Vedo che è come se si percuotesse un po' il petto, no? Come un po' per colpevolizzarsi, un po' per chiedere scusa. Non volevo, scusa, scusa. Mm. Mm. I figli? Non so, cioè che hanno proprio voglia di interagire con lui, no? Di saltargli addosso, di fare un gioco un po' da ragazzi, tra ragazzi, ecco, per complimentarsi. Il fratello? Il fratello lo vedo come se stesse traendo ispirazione. Ok, e la moglie non te lo chiedo nemmeno. Messaggio finale di Francesco a se stesso. La sua anima ora gli parla. Perché vedo che ha guardato la moglie che, come ti dicevo, era vestita da sposa e dice, mi arriva qualcosa come, ora io sono pronta ad unirmi un'altra volta a te, così come sono finalmente pronto ad unirmi profondamente, completamente a me stesso. Questa doppia unione che in realtà è un'unica unione. Mm. Sua vibrazione, vibrazione della moglie. Li vedo tutte e due a 800 miliardi. Consapevolezza, entrambi. Mm, Dunque, in questo momento la consapevolezza di Francesco è salita un pochettino, ma non di tanto. Vedo 512 Francesco e 500 lei. L'anima di Francesco, della compagna, della moglie. Li vedo tutte e due 68. Vite. 998. Tutte e due. No, Lui. lui. Lei? No, lei ha lasciato quelle che erano 8. 888. Sì, sì. Cervello. Allora, di lui vedo 13. Mhm. Di lei 12,8. Bravissimo. Immagine finale, abbiamo finito. Cosa vogliono mostrarci? Non so, vedo di nuovo il matrimonio. Il secondo matrimonio, le seconde nozze. Sì. Cioè lui è disperato che si tocca gli occhi, come dire, altri soldi che se ne va. Ma no, può anche essere una cosa così, insomma. Comunque, guarda che il buche l'hai preso te. Chi l'ha detto questo? L'ho visto. Ma chi l'ha preso? Io? Fai. Ah, io l'avrei preso. Ok. Va bene. Come li vedi? Meravigliosi, raggianti e circondati dai loro ragazzi. Ci saranno nuovi episodi di Respiro Corto con queste nuove condizioni? È Cioè, possibile di sì? il fisico è rallentato, no? Arriva Sì. dopo. È Ok, che possibile fare di in quei sì. casi?
e lui vedo che proprio riuscirà ad avere un atteggiamento completamente diverso e a prendere lui il controllo del suo corpo. Come? Come se riuscisse a trovare ehm, una, me la chiama una, aspetta, saggezza di forza. È come se fosse un mix tra forza e saggezza, Mhm. perché lui ha compreso che cosa significa tutto questo respiro soffocato e proprio per il fatto di averlo compreso ora è in grado di controllarlo, è in grado di respirare in maniera completa, sana, totale. Va bene, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.